Se domani mattina il tuo frigorifero decidesse di ribellarsi e sparire, la tua giornata sarebbe molto diversa. Il tuo menù diventerebbe mangialo adesso o pentitene per sempre. Beh, per i nostri bisnonni questa era la normalità. La cucina non era un posto tranquillo, ma un campo di battaglia. Il caldo che faceva marcire tutto, le mosche che volevano diventare coinquiline, la corsa contro il tempo prima che la carne cambiasse colore e odore. Eppure, senza frigorifero l'umanità è andata avanti per secoli, con soluzioni geniali, altre borderline pericolose e tante speranze nella provvidenza. Oggi vi porto a scoprire com'era davvero la vita prima del frigorifero. Questo non è un viaggio nella nostalgia, è un viaggio nella sopravvivenza. Prima del frigorifero elettrico, nelle case più fortunate c'era lei, la ghiacciaia, l'ice box, una scatola di legno e zinco con un blocco di ghiaccio dentro, una specie di antenato del frigo, ma molto più fragile e molto più drammatico. Funzionava così: ogni 2 o 3 giorni arrivava l'uomo del ghiaccio, un signore forzuto che portava un cubo gigantesco di ghiaccio sulle spalle e lo infilava nello scomparto superiore della ghiacciaia. E lì iniziava subito il conto alla rovescia, perché il ghiaccio non è che aspettasse, cominciava a sciogliersi immediatamente. L'acqua finiva in una vaschetta di latta nascosta sotto, che dovevi svuotare a mano. E se te ne dimenticavi, cosa che succedeva spesso, la vaschetta traboccava. L'acqua scendeva giù e ti trovavi un laghetto domestico sotto la ghiacciaia. Era tutto normalissimo, non c'era niente di rotto, funzionava proprio così. Alcuni modelli più costosi avevano un tubicino che portava l'acqua fino a un secchio esterno, un lusso incredibile. Nelle case normali no, ti arrangiavi tu, secchio alla mano e pazienza infinita. Dentro la ghiacciaia la temperatura era quel fresco tiepido tipico dei frigoriferi guasti, sufficiente per non far marcire subito il cibo, ma non abbastanza per stare tranquilli, soprattutto d'estate. E dettaglio non da poco, il ghiaccio costava e la ghiacciaia pure, quindi solo una parte della popolazione poteva permetterselo. Gli altri usavano metodi creativi o molto ottimisti. La soluzione più semplice era la cantina, fresca, buia, umida, una specie di frigorifero naturale se ignoriamo il fatto che era piena di muffe, roditori e odori. La verdura durava qualche giorno in più, il vino era felice, il resto, non tutto quello che usciva dalla cantina era nelle condizioni in cui c'era entrato. La cantina faceva quello che poteva, per il resto serviva a passare all'artiglieria pesante. Per far durare i cibi bisognava affogarli in cose in cui nessun batterio osava vivere. Olio, aceto, sale. Funzionava abbastanza bene, anche se il sapore, non era molto delicato. Le verdure lasciate a fermentare in acqua salata o immerse nell'aceto sviluppavano acido lattico e il gusto diventava pungente, acidissimo, quasi da far piangere anche il barattolo. Carne e pesce invece finivano sotto così tanto sale che oggi ti basterebbe un boccone per ritrovarti direttamente sul referto del cardiologo. La carne poi era un dramma a parte. Senza frigo era un problema enorme. La carne fresca, una volta cosparsa di sale, veniva appesa. E perché appenderla? Per un motivo molto semplice. L'aria deve circolare. Il flusso d'aria rallenta l'umidità, evita che la carne rimanga appiccicata a superfici sporche e soprattutto impedisce che si formi muffa troppo in fretta. È lo stesso principio dei prosciutti e delle carni stagionate. Se l'aria gira, la superficie si asciuga e i batteri fanno molta più fatica a proliferare. Nelle zone alpine, dove il clima è più secco, alcune case avevano addirittura stanze costruite con assi di legno distanziate, vere e proprie camere a corrente d'aria. Era un sistema naturale per tenere la carne più fresca il più a lungo possibile, molto prima che esistessero frigoriferi ed essiccatoi moderni. Quindi la carne veniva lasciata lì, sospesa, sperando che il clima fosse abbastanza secco da non trasformarla in un esperimento microbiologico e sperando soprattutto che le mosche non decidessero di fondare una colonia condominiale proprio lì sopra. Il latte, invece, veniva messo in una bottiglia, legato a una corda e calato
installato nel pozzo. L'acqua nel pozzo era fredda, quindi funzionava come un mini frigo naturale. Il burro però era un problema molto più grosso, perché se il latte si limita a inacidire, il burro si scioglie, puzza, cambia sapore, assorbe tutti gli odori. Per questo le famiglie si erano inventate veri e propri sistemi di sicurezza. C'era chi metteva il burro in vasetti sigillati e li immergeva in acqua gelida, ovvero in secchi d'acqua rinnovati continuamente, o fontanili di pietra o piccoli ruscelli. L'acqua fredda teneva il burro solido e limitava l'irrancidimento. Poi c'era il metodo più archeologico: seppellire il burro. Lo si metteva in contenitori di terracotta o legno, si avvolgeva in carta oleata o panni e si seppelliva sottoterra, dove la temperatura rimaneva più bassa e stabile. Hanno ritrovato blocchi di burro sotterrati in Irlanda persino di centinaia d'anni fa, ancora solidi, non commestibili ma solidi. Un altro metodo molto elegante, usato soprattutto in Francia e in Inghilterra, era la butterbell, una ceramica con acqua alla base e il burro chiuso in una cupoletta capovolta. L'acqua creava un sigillo naturale che teneva fuori aria, calore e odori. Era un po' il frigorifero dei nobili, la Formula 1 della conservazione casalinga. E poi c'erano i metodi aromatici. Il burro veniva ricoperto da erbe aromatiche come salvia, rosmarino, alloro o timo, non solo per dargli profumo, ma perché alcune erbe tenevano lontani insetti e muffe. In alternativa veniva letteralmente affogato nel sale grosso, proprio come un pezzo di pesce. Una barriera sicura contro batteri e insetti, ma ottima anche per dimenticarsi completamente qual era il sapore originale del burro. Infine, in alcune zone rurali, soprattutto d'estate, veniva calato anche nel pozzo, proprio come il latte, sempre chiuso in vasetti o involucri cerati, perché nessuno vuole un burro al gusto rana. Insomma, più che un alimento era un professionista della fuga, sempre nascosto da qualche parte, sottoterra, sott'acqua, sotto erbe, in attesa che qualcuno lo liberasse al momento di condire la polenta. E poi arriviamo alle uova. Come fai a farle durare mesi senza frigorifero? Anche quelle nel pozzo? No, c'era una soluzione molto più chimica. Le immergevano in acqua di calce, una miscela di acqua e idrossido di calcio, che nel giro di qualche ora creava una pellicola protettiva attorno al guscio. Una vera barriera, niente aria, niente batteri, niente umidità. L'uovo diventava un piccolo oggetto liscio, lucido, quasi alieno, come se qualcuno l'avesse passato con la vernice trasparente. In questo modo duravano mesi, anche 6 o 8 se la temperatura era buona, anche se il gusto cambiava. Non diventava cattivo, ma diciamo solo un po' storico, tipo un uovo che ha fatto esperienze. La calce non era l'unico metodo, ci provavano anche con la paraffina, sciolta e spennellata sopra il guscio per sigillarlo completamente, con la cera, e in casi estremi usavano perfino il vetriolo, una soluzione acida che oggi chiameremmo tranquillamente la chimica che non dovreste provare a casa. Insomma, erano pronti a tutto per impedire all'aria di entrare e all'uovo di andare a male. Finalmente nell'Ottocento arriva una rivoluzione nel campo della conservazione alimentare: le conserve in scatola, pesantissime, saldate col piombo, gusto metallico garantito, ma hanno salvato eserciti, colonie, esploratori e un sacco di cene disperate. La scatoletta era un miracolo, aprirla invece una lotta epica. Oggi siamo abituati a guardare date di scadenza, indicatori di freschezza, termometri interni del frigo, odori sospetti. Nel passato l'unico indicatore era: ti fa male la pancia? Allora era da buttare. La salmonella era un ospite fisso delle famiglie, il latte crudo un terno al lotto, il pesce meglio non approfondire. Per sopravvivere le regole erano semplici: bollire tutto, latte, acqua, brodi, usare spezie forti e consumare subito. Niente resti, nessun oggi non ho fame, lo mangio domani. Il frigorifero elettrico arriva negli anni 20 e 30 negli Stati Uniti e in Italia si diffonde davvero nel dopoguerra e cambia tutto, cambia la vita delle donne. Prima del frigo conservare il cibo era un lavoro quotidiano, faticoso, ripetitivo, stressante, poche scorte e nessun avanzo, era un lavoro a tempo pieno. Con il frigo invece puoi comprare per tutta la settimana, cucinare meno, riorganizzare il tempo, non passare metà giornata pensando a come evitare
rischiare di avvelenare la famiglia. È uno degli elettrodomestici che più ha ridotto il carico domestico femminile. Ma cambia anche il cibo. Per la prima volta nella storia puoi parlare di fresco, non come una benedizione divina, ma come una condizione normale. Frutta, latticini, carne, avanzi, tutto sopravvive. Non devi più affogare ogni cosa nell'aceto o nel sale. È l'inizio del gusto moderno e anche di una vita più sana. Cambia la salute, diminuiscono avvelenamenti, infezioni, intossicazioni. Il latte non è più un pericolo pubblico e i bambini smettono di rischiare per un bicchiere lasciato fuori una notte. Il frigorifero è di fatto una cura silenziosa. Cambia anche la società. Arrivano i supermercati, le date di scadenza, i prodotti pronti, la spesa settimanale. Cambiano abitudini, ritmi, aspettative. La cucina diventa più organizzata e meno caotica. E nasce il meraviglioso rito del apro il frigo e lo guardo per ispirazione. Oggi apriamo il frigo 1000 volte senza pensarci. Eppure, fino a pochissime generazioni fa, conservare il cibo era una lotta quotidiana. Il frigo non è solo un elettrodomestico, è una rivoluzione domestica, sanitaria e sociale. Ha cambiato il modo in cui mangiamo, viviamo, ci organizziamo e soprattutto il modo in cui sopravviviamo. Se vuoi un'altra puntata su come si lavava senza lavatrice, come si cucinava senza forno o come si puliva la casa con cose che oggi non toccheremmo nemmeno con i guanti, fammelo sapere nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!